Buongiorno ragazzi, buongiorno dallo skate park di Lublin in Polonia. Ci siamo appena allenati io e Dado qua dove c'è un parchetto, ci sono anche degli attrezzi. Adesso stiamo facendo uno spuntino. Rita ha preso il nostro posto agli allenamenti, ma prima ha preparato già il condimento per la pasta e ha preparato anche il secondo, carne di pollo con peperoni. Poi stasera ci spostiamo per avvicinarci a un parcheggio che c'è a Cracovia, un parcheggio per camper, però entriamo domani mattina perché qui non si pagano 24 ore, si pagano sino alle 8 del mattino, cioè se vado a dormire stanotte alle 8 del mattino devo ripagare. Ok, quindi dormiremo lì vicino, alle 8:15 entro e allora sì, ce l'ho sino all'indomani alle 8. Nel frattempo che io chiacchiero tu ti stai mangiando tutta la mia pesca anche. Sì. Sì. Buona, buona, non è delle migliori ma buona. Grande Rita. Mentre Rita si allena io e Dado facciamo due scambi. Abbiamo la finale del grande slam. Vero Dado? È buona, eh? È anche leggera, eh? Sì. Sì, beh, è crema di soia, non è panna. È funghi, è pancetta. È pancetta, Vabbè, dai, è leggera. Vabbè, a parte la pancetta, e se mangiassi una carbonara sarebbe molto più calorica. Noi dobbiamo mettere Noi, tu, io li ho già messi. perché? E allora tu non ne mangi. Allora, pranziamo, ci riposiamo e poi ci mettiamo in marcia verso Cracovia, Rita. Va bene? Va bene. Ragazzi, ci vediamo di pomeriggio alla guida. Siamo a un'oretta da Cracovia, niente di che. Dormiamo lì e domani mattina alle 8:30, 9 dobbiamo uscire e visitarla. Bellissima città deve essere. Tra poco Auschwitz, non perdetelo. 4 del pomeriggio, riposino fatto come ogni giorno, ragazzi, state tranquilli. No, mi riposo, ne ho bisogno. Adesso andiamo a fare delle lavatrici a 17 km, 15 minuti. Dovremo riuscire anche a parcheggiare, se non sbaglio c'è un buon parcheggio. Abbiamo la cesta della roba da lavare strapiena. E poi stiamo sempre più vicini a Cracovia, che visiteremo probabilmente domani mattina. Siamo arrivati, le prime 2 ore dovrebbero essere anche gratis il parcheggio. Quindi vediamo se riusciamo a fare una lavatrice velocissima e ce ne andiamo. Occhio alle tasche. Ne approfittiamo, facciamo anche una piccolissima spesa, ma giusto 2 cose e andiamo a vedere le lavatrici. Pane, camomilla e dadi. Piccola spesa fatta, adesso aspettiamo che finisca la lavatrice e dobbiamo asciugare. Sì. Comunque hai visto come parte la centrifuga, vibra tutto il container dove siamo seduti. L'idromassaggio compreso. No, con quello, no, massaggio e basta. Massaggio. Con quello che abbiamo pagato ci sta. Lavatrice da 20 kg, 12 euro. Lavatrici pronte, scappiamo ragazzi, via. 4 bustoni. 4 bustoni va bene, abbiamo risolto un problema. Siamo a 25 minuti da Cracovia. Parcheggiamo fuori come sempre, come facciamo noi fuori da un camping. Domani mattina entro nel camping, visitiamo la città e dopo domani mattina usciamo. Comunque ragazzi, dopo che siamo arrivati e Dado ha fatto un po' di scuola e poi ha giocato con un amichetto, io ho lavorato un po' e sono andato a fare una passeggiata, non vi ho portato, e ho trovato una Decathlon e ho comprato 2 fesserie. Vabbè, poi mi sono comprato anche un hard disk che mi serviva, l'ennesimo, e poi ho comprato anche un bicchierino di quelli, vedete, si spinge e diventa, vedete, guardate, perché l'altro giorno c'era una fontana bassissima e magari un bicchierino sarebbe servito.
Niente, tutte fesserie. Comunque siamo già a Cracovia, dobbiamo solo cambiare parcheggio domani mattina e qua intorno c'è di tutto. Ho fatto 2 passi, adesso ceniamo. Rita ha fatto della carne che sembra pazzesca sia dall'aspetto che dal profumo, un'insalata italiana tricolore, anzi più di tri perché c'è anche l'arancione, e adesso mi apro Buon appetito. una bottiglia di Cervus, Rita. Eccolo qui, mi apro una bella bottiglia di Cervus che mi ha messo in frigo Rita. Merlot e Pinot Noir. Buongiorno a tutti amici, 7:33 del mattino e stiamo percorrendo le strade del centro di Cracovia. Lo stiamo facendo a quest'ora perché dobbiamo raggiungere un parcheggio sicuro a pagamento dove lasceremo il camper e poi visiteremo la città. E bisogna farlo magari di mattina presto, perché poi il traffico aumenta, anche se adesso in effetti i lavoratori sono tutti in giro per raggiungere il posto di lavoro. Comunque non ci inquadriamo ancora per non farvi spaventare, solo per rispetto lo facciamo, per rispetto nei vostri confronti. Oggi temperatura dell'aria 19 gradi, dell'asfalto 21, 10 km orari di vento. Sarà perfetto per visitare Cracovia. Abbiamo raggiunto il parcheggio, è di fronte a uno stadio, il parcheggio di uno stadio forse. Comunque parcheggiano qua i camper. Ci vogliono 50 PLN tutto il giorno. Ci vogliono 11,75 € per tutto il giorno, però bisogna aspettare che arrivi il proprietario al gabbiotto del parcheggio. Dovrebbe aprire dalle 8 del mattino, ma non c'è nessuno. Dovrebbe essere questo il gabbiotto. 10 del mattino ragazzi, siamo pronti per uscire. In ordine, camper in ordine, chiuso, andiamo a pagare perché finalmente hanno aperto anche l'ufficetto dove c'è il proprietario e andiamo a visitare Cracovia. Salve! Salve. Stiamo bene. Stiamo bene. Sto bene. Ridiamo sempre con questa storia perché c'era un ragazzo in Portogallo anni fa, quando andavamo in questo parcheggio di mattina. Hola Davide, tutto bene, siamo bene, gli diceva sempre così. È rimasta la storia. Comunque siamo al gabbiotto. Questo è un parcheggio meraviglioso. 11 €, 50 PLN, 24 ore, dalle 8 alle 8. La signora lì davanti che controlla proprio alla grande. C'è scritto nelle recensioni 1 ora e 1,5 km. In 20 minuti, 25 minuti siamo al centro di Cracovia. Attenzione, siamo stati contattati immediatamente dal sindaco di Cracovia per recensire la prima fontana della sua città. Ok, fontana molto strana all'architettura. Come si accende? Da qui c'è un pulsante. Ha previsto tutto il sindaco. Molto semplice. Ha previsto tutto. No, vabbè, che accecato in un occhio questo. Non è semplice. Buona, ma troppo difficile, vero? Signor Sindaco, mi dispiace, crea qualcosa di più funzionale. Vabbè. Voto 7. Ok, la difficoltà di Davide stava semplicemente nello schiacciare. Non è intuibile. Comunque, prima fontana recensita e proseguiamo la scoperta di Cracovia. Questi sono i primi parchi che incontriamo dentro la città, nel cuore della città. Freschissimi, c'è buio qua sotto, guardate.
Stiamo cercando di raggiungere il centro a piedi. Distava una mezz'oretta dal nostro camper, dal nostro parcheggio. Prima attrazione che cerchiamo di raggiungere è la cattedrale del Wawel o del Wawel, va bene, www. 4 minuti, dovrebbe essere qua su. Credo, non ne sono certo, che in questo muro tutte queste targhe con i nomi sono tutti 1921-1922. È probabile che siano tutti morti nella prima guerra mondiale questo. Vabbè, 15-18, 1921, non lo capisco. Questo intero muro con queste targhe bianche ci sono nomi sino a lì giù. Non si può neanche filmare dentro, è andata bene, stavo per fare i biglietti. Invece non vi avrei potuto far vedere nulla. E allora passeggiamo qua intorno. Questo è la casa del parroco. Quindi castello e cattedrale di Wawel. Poi vabbè ragazzi, noi non facciamo le guide turistiche, non sto qui a leggervi o a dirvi ogni volta tutto quello che è la storia, il re, i personaggi importanti che ci sono stati, le varie guerre, conquiste, sottomissioni. Non vi racconto tutto, vi posso far leggere su 2 cose da dado, almeno per farvi capire cosa stiamo guardando. Il Wawel è una collina che domina il fiume Vistola a Cracovia. Sopra di essa sorge il castello reale, la cattedrale di Wawel, cuore della storia polacca. Per secoli fu la residenza dei re di Polonia e il luogo delle incoronazioni e delle sepolture reali. Oggi è un complesso museale e religioso di importanza nazionale. Ci sono delle torte. C'è il watermelon juice! Sì, ma guarda queste torte che belle, Rita. Guarda questa, la millefoglie. Salute. Quindi a destra castello e davanti la basilica. Ci sono italiani dappertutto. Mai durante i viaggi abbiamo sentito così tanti italiani come qui a Cracovia, come qui in questo posto. Parlano tutti italiani. Sono più italiani che polacchi. Meta ambitissima dagli italiani. Quindi la basilica non si può filmare, non entriamo. Proseguiamo la scoperta di Cracovia, andiamo a passeggio ragazzi. E questi sono i fiori dei bellissimi giardini reali. Veramente stupendi. Se volete venirci, il biglietto non l'abbiamo pagato. E ho inquadrato i primi fiori che ho trovato. Sì, abbiamo inquadrato un'aiuola. Purtroppo questo noi vi insegniamo le fake news come riconoscere. 1951-1967, probabilmente Wojtyła è stato qui in questo Periodo storico. Sì, no, ma non so cosa sia. È un... vabbè, no, qua c'è un museo. Forse questo è un museo, sì, museo Archivie Karol Wojtyła. Sì, è un museo questo. Vogliamo entrare a vedere dove ha vissuto anche Karol Wojtyła? Proviamo. Ragazzi, siamo dentro il museo di Karol Wojtyła. Qui ha vissuto anche, se non sbaglio, dal 1967. Abbiamo letto. La chiudete la porta per piacere? Boh, c'era scritto fuori, vabbè, dopo ve lo ridico. Dovrebbe esserci anche la sua camera.
Questa è la parte più interessante, almeno per quanto mi riguarda. È davvero toccante pensare che questa è stata la sua stanza, la sua scrivania, la sua macchina da scrivere. Guardate. I suoi scritti, i suoi abiti. Questa è la sua scrivania dove amava scrivere i suoi sermoni. Non si poteva non entrare nel museo di Karol Wojtyła a Cracovia. Glielo dovevamo. Comunque è stato il mio papa perché è stato quello della mia età, della mia adolescenza, di quando noi ragazzini si frequentava la chiesa, si era chirichetti. E così. È vero, Rita. Rita ride, è vero. Facevamo le gare. Chi andava più a messa, chi partecipava di più come chirichetto si vinceva un viaggio a Roma. L'avevo vinto, si era partiti con i preti a Roma, al Vaticano. Bei tempi, ragazzi. Adesso invece stiamo andando a visitare. Cosa stiamo andando a visitare? Abbiamo detto il ghetto di Podgorze. Adesso stiamo passeggiando nel ghetto di Podgorze a Cracovia. È un ghetto che fu istituito nel 1941 e tutti gli ebrei di Cracovia furono costretti a trasferirsi qui. Le sue mura erano fatte di lapidi e la sua storia è raccontata nel film Schindler's List. Oggi a Cracovia per accontentare Rita pizza fuori in un bel localino nella terrazza. Cin Rita, oggi birra con la pizza. Salute a tutti amici. È buonissima. Pizza con prosciutto e burrata, margherita di dado e salame E formaggio per me. e Rita. Buon appetito a tutti amici, a dopo. 3 pizze, 2 birre, un caffè, 47 euro. Adesso ci facciamo un'altra passeggiata. Belle queste piazze, strapiene di gente, anche di piccioni però.
Qua c'è un memoriale, dice il giorno 28 1943 hanno sparato Hitler. Chissà cosa vuol dire. Comunque c'è tanta gente anche qui. Questa è una sinagoga alle mie spalle, la più vecchia forse di Cracovia. Dopo 38 minuti a piedi, 2,8 km, siamo arrivati nella piazza del memoriale ebraico. E anche qua c'era un ghetto ebraico. E questo è il simbolo. Rita chiedeva cosa simboleggiassero e simboleggiano i quasi 600.000 ebrei che persero la vita in questo ghetto. Durante la liquidazione finale del ghetto di Cracovia il 13 e il 14 marzo 1943 circa 2000 ebrei considerati inabili come bambini e anziani vennero uccisi nelle strade del ghetto, mentre altri 8000 furono inviati al campo di concentramento di Plazov. E il ghetto era qua, e questa piazza lo ricorda con queste sedie vuote. Le 68 sedie in bronzo sono un memoriale simbolico che rappresenta i mobili e gli effetti personali che gli ebrei furono costretti a lasciare nella piazza prima di essere deportati nei campi di concentramento. Piazza degli Eroi. Questo è il muro, che parte del muro che hanno voluto lasciare in piedi per ricordare appunto il ghetto ebraico. Erano stati chiusi da queste mura. Qui vissero, soffrirono e morirono per mano dei tormentatori di Hitler, da cui conduce il loro ultimo viaggio ai campi di sterminio. Frammenti delle mura del ghetto ebraico 1941-1943. Quindi l'intero ghetto ebraico di Cracovia era circondato da questo muro, alto 3 metri e con una forma che richiama le lapidi ebraiche. Vi rendete conto come averli sepolti dentro? Chi mi ha rotto? Un attore. Luc Besson, un altro attore. Claudia Cardinale. Claudia Cardinale, un'italiana. Claudia Cardinale, ragazzi. È piccolina, aveva la mano. Rita, prova a metterla tu. Per te è perfetto. Vero? Sì. Uguale. Uguale. 5:20, 23.000 passi, stiamo rientrando al camper. La visita di Cracovia finisce qui. Molto accogliente. Bella, una bella città. Una bella città. Non siamo entrati in alcuni posti per via dell'efficienza della fontana. Per via della troppe file e dei ticket ovunque anche per andare in bagno. Però vabbè, ci è piaciuto molto passeggiare e vedere anche i palazzi dall'esterno. Chiudiamo la passeggiata con 27.000 passi. Ho i piedi a pezzi, ma non per i 27.000 passi. Ho i piedi a pezzi per le scarpe brutte senza suola
Mi sono spaccato le piante. Aia, che male. 27.000 passi sono circa 21,6 km. Abbiamo camminato 21,6 km. C'è in piedi, non riesco più. Aia, non riesco più a appoggiarli. C'è un colore strano, Mi dovrò amputare. Anche lei che hai camminato nell'Everest. Aiuto.